Lezione 1. Sei stato al parco vicino? Sei stato al parco vicino? No, non ancora. È bello? Ho sentito che è incredibile, con una vegetazione lussureggiante e fiori colorati. Sembra adorabile. Non vedo l'ora di visitarla e sperimentarne la bellezza. Ho visto alcune foto e sembra un'oasi di pace. Questo è esattamente ciò di cui ho bisogno, un posto tranquillo dove rilassarmi e distendermi. Ho sentito che c'è un lago nel parco. Immagina i panorami sereni. Oh, questo è ancora più allettante. Potremmo fare un picnic in riva al lago. Sarebbe meraviglioso trascorrere un pomeriggio soleggiato immersi nella natura. Assolutamente. Potremmo fare una piacevole passeggiata e immergerci nell'atmosfera tranquilla. Pianifichiamo di andarci presto e goderci la sua bellezza naturale. Ci sto. È tempo di scoprire le meraviglie del vicino parco. Non vedo l'ora di esplorarlo con te, Anna. Sarà fantastico. Lezione 2. Puoi consigliare qualche attrazione turistica? Bene, puoi consigliare qualche attrazione turistica accessibile con i mezzi pubblici? Certo. Che ne dite di visitare il museo locale in centro? Sembra interessante. Cosa possiamo aspettarci di vedere lì? Il museo ha una collezione di arte, manufatti storici e mostre interattive. Sembra un ottimo modo per conoscere la cultura e la storia locali. Assolutamente. Un'altra opzione è il bellissimo parco vicino al centro della città. Oh, adoro passare il tempo nella natura. Quali attività sono disponibili lì? Puoi fare una piacevole passeggiata, fare un picnic o persino noleggiare una bicicletta per esplorare il parco. Sembra un modo perfetto per rilassarsi e godersi la vita all'aria aperta. Sicuramente. Infine, c'è un famoso punto panoramico che offre una splendida vista panoramica della città. Oh, sono sempre pronto per panorami mozzafiato. Come possiamo arrivarci? Puoi prendere un autobus, e poi una breve escursione per raggiungere il punto panoramico. Sembra fattibile. Sono entusiasta di vedere la città da un tale punto di vista. Sono felice che tu sia interessato. Queste attrazioni dovrebbero regalarti un'esperienza memorabile. Grazie per i consigli, Anna. Non vedo l'ora di esplorarli. Benvenuto, John. Goditi il tuo tempo esplorando la città. Lezione 3. Dovremmo discutere della nostra campagna. Ciao Anna. Dovremmo discutere della nostra campagna. La nostra ricerca dimostra che dovrebbe raggiungere i giovani professionisti. Questo sì che è interessante. Come possiamo personalizzare la campagna per attrarli? Possiamo concentrarci sulla presentazione dei vantaggi del nostro prodotto per la loro crescita professionale. Buona idea, dovremmo sottolineare come il nostro prodotto possa migliorare la loro vita professionale. Esattamente. Possiamo anche utilizzare piattaforme di social media popolari tra i giovani professionisti. È un ottimo modo per raggiungere un pubblico più ampio. Quali altre strategie possiamo usare? Possiamo collaborare con influencer che hanno un forte seguito tra i giovani professionisti. Ottimo suggerimento. Il loro sostegno può influire notevolmente sul successo della nostra campagna. Inoltre, possiamo offrire sconti o incentivi speciali esclusivamente per giovani professionisti. È un modo intelligente per creare un senso di esclusività e attirare la loro attenzione. Concordato.
Dovremmo anche concentrarci sulla creazione di contenuti coinvolgenti e visivamente accattivanti. Assolutamente. Immagini accattivanti e messaggi concisi cattureranno il loro interesse. E non dimentichiamo il potere delle testimonianze di giovani clienti professionali soddisfatti. Vero. Le recensioni positive e le storie di successo creeranno fiducia e credibilità. Nel complesso, rivolgendosi efficacemente ai giovani professionisti, la nostra campagna avrà maggiori possibilità di successo. Sono sicuro che le nostre strategie saranno in sintonia con loro. Cominciamo. Sicuramente. Implementiamo queste idee e monitoriamo i progressi della campagna. Sembra un piano. Insieme, possiamo rendere questa campagna un grande successo. Lezione 4. Potremmo spendere troppo per l'alloggio durante il nostro viaggio. Temo che potremmo spendere troppo per l'alloggio durante il nostro viaggio. Capisco. Hai dato un'occhiata ai prezzi degli alloggi? Sì, ho navigato online e la maggior parte di essi sembra avere un prezzo ragionevole. È bello saperlo. È importante trovare un equilibrio tra comfort e convenienza. Assolutamente. Non voglio scendere a compromessi sulla qualità, ma voglio anche rispettare il nostro budget. Sono d'accordo. Possiamo cercare alloggi che offrano un buon rapporto qualità-prezzo. Forse possiamo prendere in considerazione la prenotazione di una camera in una pensione o in un bed and breakfast. Questa è un'ottima idea. Tali sistemazioni offrono spesso un'esperienza accogliente e conveniente. Sarebbe bello sostenere anche le imprese locali. Sicuramente. Possiamo anche verificare eventuali promozioni o sconti in corso. Sì, tenere d'occhio le offerte può aiutarci a risparmiare denaro. Un'altra opzione è quella di considerare di soggiornare leggermente fuori dal centro della città, dove i prezzi potrebbero essere più bassi. Vale la pena considerarlo, soprattutto se il trasporto pubblico è facilmente accessibile. Esattamente. Possiamo valutare i pro e i contro di ciascuna opzione prima di prendere una decisione. Concordato. Tenendo conto delle nostre spese di alloggio, possiamo avere un viaggio complessivamente più economico. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Troviamo un posto comodo e conveniente in cui soggiornare. Sembra un piano. Insieme, possiamo fare scelte sagge e goderci il viaggio senza spendere troppo. Lezione 5. Qual è il tuo budget? Ottimo. Abbiamo diverse opzioni. Qual è il tuo budget? Ho in mente un budget moderato. Voglio trovare un equilibrio tra convenienza e qualità. Sembra ragionevole. Possiamo trovare qualcosa all'interno di quell'intervallo. Che ne dici di te? Qual è il tuo budget? Ho un budget leggermente più alto, ma sono anche disponibile a prendere in considerazione scelte convenienti. È bello saperlo. Possiamo esplorare una varietà di opzioni nell'ambito dei nostri budget combinati. Esattamente. È importante trovare alloggi che soddisfino le nostre esigenze finanziarie. Concordato. Considerando i nostri budget, possiamo prendere una decisione ben informata. Possiamo anche cercare eventuali offerte speciali o sconti disponibili. Sì, prestare attenzione alle promozioni può aiutarci a risparmiare denaro. Inoltre, possiamo prendere in considerazione la condivisione degli alloggi per dividere i costi. È un'idea intelligente. La condivisione delle spese sarebbe vantaggiosa per entrambi. Sicuramente. Possiamo esplorare diversi tipi di alloggi adatti ai nostri budget.
Facciamo un elenco di potenziali opzioni e le confrontiamo in base al prezzo e ai servizi. Sembra un piano. Tenendo conto del nostro budget, possiamo trovare il posto perfetto dove stare. Sono entusiasta di trovare un'ottima sistemazione entro il nostro budget. Cominciamo a fare ricerche. Concordato. Troveremo il perfetto equilibrio tra convenienza e comfort. Lezione 6. Ho sempre difficoltà a trovare il tempo per farlo. Ho sempre difficoltà a trovare il tempo per farlo, però. Qualche suggerimento? Capisco. Trovare il tempo può essere difficile. Hai provato a impostare un programma? Non sono stato coerente con la pianificazione. Come posso farlo funzionare? Inizia identificando le sacche di tempo libero nella tua routine quotidiana. Questa è una buona osservazione. Prenderò nota di quando avrò dei tempi di inattività. Quindi, assegna fasce orarie specifiche per l'attività a cui desideri dare la priorità. Quindi, dovrei bloccare il tempo dedicato a questo nella mia agenda? Sì, consideralo un appuntamento importante con te stesso. Questo ha senso. È come impegnarsi a dare priorità a quell'attività. Esattamente. Inoltre, considera di suddividerlo in blocchi più piccoli e gestibili. In questo modo, non mi sembrerà più difficile e più fattibile inserirmi nella mia giornata. Assolutamente. E ricordate, va bene iniziare con durate più brevi e aumentare gradualmente. Questo toglie un po' di pressione. Posso aumentare la mia coerenza nel tempo. Inoltre, trova modi per integrare l'attività nella tua routine esistente. Questa è una buona idea. Forse posso combinarlo con qualcosa che faccio già regolarmente. Sì, in questo modo diventa più facile renderlo un'abitudine. Apprezzo questi suggerimenti, Anna. Li proverò e vedrò come funziona. Benvenuto, John. Credo che trovare il tempo diventerà più gestibile con queste strategie. Mi sento motivata. Grazie per l'aiuto e la guida. Quando vuoi, John. Sono qui per aiutarti a trovare il tempo per ciò che conta per te. Lezione 7. Hai il passaporto e il visto pronti? Hai il passaporto e il visto pronti? Sì, mi sono assicurato di rinnovare il passaporto con largo anticipo. Ottima idea. Devo controllare se il mio passaporto è ancora valido. Assicurati di farlo presto. Non vogliamo sorprese dell'ultimo minuto. Assolutamente. Lo controllerò e lo rinnoverò se necessario. E che mi dici del tuo visto? Hai esaminato i requisiti? Non ancora. Non so se ho bisogno di un visto per la nostra destinazione. È importante scoprirlo. Cerchiamo insieme i requisiti per il visto. Sembra un piano. Raccoglierò tutte le informazioni necessarie. A seconda della destinazione, potrebbe essere necessario richiedere un visto in anticipo. Prenderò nota per avviare la procedura di richiesta del visto, se necessario. Non dimenticare di controllare i tempi di elaborazione e gli eventuali documenti giustificativi richiesti. Mi assicurerò di raccogliere tutti i documenti necessari in anticipo. Ottima. Essere preparati con i nostri passaporti e visti ci darà tranquillità. In effetti. È un passo importante per garantire un viaggio senza intoppi. Una volta sistemati tutti i documenti, possiamo concentrarci sul goderci il viaggio. Non vedo l'ora.
Grazie per avermi ricordato il passaporto e il visto. Benvenuto, John. Restiamo organizzati e prepariamo tutto per la nostra avventura. Lezione 8. Hai già iniziato a cercare un appartamento? Hai già iniziato a cercare un appartamento? Sì, ho appena iniziato. È piuttosto eccitante. Questo è fantastico. Qualche area specifica che ti interessa? Sto considerando alcuni quartieri vicini al mio posto di lavoro. Buona idea, che ne dici delle dimensioni dell'appartamento? Stai cercando qualcosa di spazioso? Preferisco un posto accogliente, niente di troppo grande. Comprensibile. E per quanto riguarda il budget? Hai fissato un limite? Sì, ho in mente un budget. Non voglio spendere troppo. Questo è intelligente. È importante essere finanziariamente responsabili. Assolutamente. Voglio trovare un posto adatto alle mie esigenze senza spendere una fortuna. Sono completamente d'accordo. Prenditi il tuo tempo ed esplora diverse opzioni. Troverai l'appartamento perfetto. Grazie. Continuerò a cercare e spero di trovare presto la mia casa ideale. Buona fortuna con la tua caccia all'appartamento. Fammi sapere se hai bisogno di assistenza. Grazie, John. Apprezzo il tuo supporto. Lezione 9. Che ne dite di prendere un taxi da qui? Che ne dite di prendere un taxi da qui? Sembra una buona idea, John. Ci eviterebbe di camminare fino alla strada principale. Esattamente, Anna. È più comodo, soprattutto se abbiamo borse pesanti o se il tempo non è favorevole. Concordato. Cerchiamo una fermata dei taxi o un posto vicino dove di solito i taxi raccolgono i passeggeri. Ne vedo uno laggiù, Anna. Andiamo in quella direzione. Ottimo, John. Possiamo aspettare lì e chiamare un taxi quando ne arriva uno. Non dovrebbe volerci troppo tempo, considerando che siamo in una zona trafficata. Si spera che ci siano taxi disponibili. In caso contrario, possiamo prendere in considerazione altre opzioni di trasporto. È vero, Anna. Possiamo esplorare i servizi di ride sharing o i trasporti pubblici, se necessario. Teniamo d'occhio i taxi che si avvicinano mentre aspettiamo. Sicuramente, Anna. Non vogliamo perderne uno se è disponibile. Oh, guarda. Vedo un taxi che si avvicina. Agitiamo le mani per attirare l'attenzione dell'autista. Tempismo perfetto, Anna. Assicuriamoci che l'autista ci veda e si fermi. Il taxi si sta fermando. Entriamo velocemente. Dopo di te, Anna. Ti seguirò fino al taxi. Grazie, John. Diamo all'autista la nostra destinazione e godiamoci un viaggio confortevole. D'accordo, Anna. Ora possiamo rilassarci e lasciare che il taxi ci porti dove dobbiamo andare. Lezione 10. L'attività fisica durante il giorno può fare davvero la differenza. Anna, l'attività fisica durante il giorno può fare davvero la differenza. Hai ragione, John. Non dovrei sottovalutare l'impatto che può avere sul nostro benessere. Assolutamente. Aumenta l'energia, migliora l'umore e aiuta a mantenere un peso sano. Sono d'accordo. Dovremmo trovare attività che ci piacciono e renderle parte integrante della nostra giornata.
Fare piccoli passi come camminare, usare le scale o fare stretching può sommarsi. Sicuramente. Ogni piccolo dettaglio conta e non dovremmo sentirci in difficoltà se non riusciamo a fare allenamenti intensi. Hai ragione, Anna. Non dovremmo sentirci colpevoli. Si tratta di avere una prospettiva equilibrata. Grazie per avermelo ricordato, John. Mi concentrerò su ciò che funziona per me e per il mio stile di vita. È un approccio salutare, Anna. Trova gioia nell'attività fisica e mantieni una routine sostenibile. Lo farò, John. Si tratta di migliorare il benessere, non di esercitare pressioni o sensi di colpa su noi stessi. Esattamente, Anna. Piccoli passi portano a cambiamenti positivi. Abbi cura di te e goditi il processo. Lezione 11. La nostra presenza online è diventata sempre più importante al giorno d'oggi. Sembra interessante, Anna. Cosa ti passa per la testa? Bene, ho notato che la nostra presenza online è diventata sempre più importante al giorno d'oggi. Hai ragione, Anna. Con l'avvento dei social media e delle piattaforme digitali, è fondamentale gestire la nostra immagine online. Esattamente. La nostra presenza online può influire sulla nostra vita personale e professionale in vari modi. Questo è vero. Può influire sulle opportunità di lavoro, sul networking e persino sulle relazioni personali. Stavo pensando a come possiamo usare la nostra presenza online a nostro vantaggio. Ottima idea, Anna. È essenziale curare un'immagine online positiva e autentica. Credo che dovremmo mirare a un equilibrio tra la condivisione dei nostri risultati e il mantenimento della privacy. Assolutamente. Essere consapevoli di ciò che pubblichiamo e interagire positivamente con gli altri può fare la differenza. Penso anche che sia importante rimanere aggiornati sulle impostazioni sulla privacy ed essere cauti su ciò che condividiamo. Non potrei essere più d'accordo, Anna. La protezione delle nostre informazioni personali è fondamentale nell'era digitale. Prestando attenzione alla nostra presenza online, possiamo costruire un'immagine forte e professionale. È un processo continuo, ma con l'approccio giusto possiamo far funzionare la nostra presenza online per noi. Questo è l'obiettivo, John. Sfruttiamo la potenza di Internet per creare un impatto positivo sulla nostra vita. Sono d'accordo, Anna. Cerchiamo di essere intenzionali riguardo alla nostra presenza online e facciamo in modo che funzioni a nostro favore. Lezione 12. Ho trovato questo nuovo caffè in città. Anna, ho trovato una nuova caffetteria in città. L'atmosfera è perfetta e il caffè è fantastico. Sembra fantastico, John. È aperto anche nei fine settimana? No, temo che sia aperto solo dal lunedì al venerdì. È un caffè nei giorni feriali. Oh, è un peccato. Speravo di visitarlo nei fine settimana. Capisco, Anna. Possiamo ancora programmare una gita nei giorni feriali. Sarà una bella pausa dalla nostra routine. Hai ragione, John. Potrebbe essere un cambiamento rinfrescante iniziare la giornata al bar prima del lavoro. Assolutamente. Possiamo goderci una deliziosa tazza di caffè e iniziare la nostra mattinata con una nota positiva. Non vedo l'ora, John. Pianifichiamo di visitare il caffè la prossima settimana. Sembra un piano, Anna. Vivremo un'avventura all'insegna del caffè nei giorni feriali e assaporeremo l'esperienza. È sempre emozionante scoprire nuovi posti e creare momenti memorabili. Non vedo l'ora. Nemmeno io, Anna. Sono le piccole cose come queste che rendono la vita più piacevole e vivace.
Lezione 13. Ho notato che gestisci molto bene le riunioni che richiedono molto tempo. Anna, ho notato che gestisci molto bene le riunioni che richiedono molto tempo. Come si fa? Bene, John, cerco di fissare obiettivi chiari prima dell'inizio della riunione. È un approccio intelligente, Anna. Aiuta a mantenere la discussione concentrata e produttiva. Esattamente. Avere un'agenda chiara e obiettivi specifici può evitare che le riunioni diventino troppo lunghe. Ho anche notato che crei un ambiente in cui tutti si sentono a proprio agio nel condividere le proprie idee. Sì, John. Incoraggiare una comunicazione aperta e una partecipazione attiva può rendere le riunioni più efficienti. È impressionante come riesci a coinvolgere tutti e a mantenerli aggiornati. Grazie, John. Credo nella creazione di un'atmosfera collaborativa in cui il contributo di tutti sia apprezzato. È un'ottima mentalità da avere, Anna. Favorisce la creatività e l'efficacia del processo decisionale. Ho anche imparato a fare attenzione al tempo e a riportare dolcemente la conversazione all'argomento principale se dovesse cambiare rotta. È un'abilità preziosa, Anna. Aiuta a prevenire inutili divergenze e mantiene la riunione concentrata. Nel complesso, si tratta di essere organizzati, preparati e rispettosi del tempo di tutti. Lo vedo, Anna. Il tuo approccio alla gestione delle riunioni è encomiabile e produce risultati positivi. Grazie, John. Credo che riunioni efficienti contribuiscano a un ambiente di lavoro più produttivo. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Le tue strategie sono stimolanti e le applicherò sicuramente nelle mie riunioni. Sono felice di sentirlo, John. Sono sicuro che gestirai le tue riunioni con grande efficienza ed efficacia. Grazie per la fiducia, Anna. Continuiamo a imparare gli uni dagli altri e a creare collaborazioni di successo. Lezione 14. Ho cercato di essere più produttivo ed evitare la procrastinazione. Anna, ho cercato di essere più produttiva ed evitare la procrastinazione. Avete qualche consiglio? Sicuramente, John. Una strategia che trovo utile è suddividere le attività in fasi più piccole e gestibili. Sembra pratico, Anna. Può far sembrare meno faticosi i compiti più impegnativi. Esattamente. Concentrandosi su un piccolo passo alla volta, è più facile iniziare e rimanere motivati. Vedo il valore di questo approccio. Aiuta a prevenire l'insinuarsi della procrastinazione. Un altro consiglio è fissare scadenze specifiche per ogni fase per tenermi responsabile. Ha senso, Anna. Le scadenze possono dare un senso di urgenza e aiutarci a rimanere in linea. Inoltre, cerco di eliminare il più possibile le distrazioni mentre lavoro su un'attività. Ridurre al minimo le distrazioni è fondamentale, Anna. Ci permette di mantenere la concentrazione e lavorare in modo più efficiente. Trovo utile anche fare brevi pause tra un'attività e l'altra per ricaricarmi ed evitare il burnout. Fare delle pause è essenziale per la produttività, Anna. Ci aiuta a mantenere la nostra energia e la chiarezza mentale. Infine, do priorità alle attività in base alla loro importanza e urgenza, il che mi aiuta a rimanere organizzata. La priorità è fondamentale, Anna. Garantisce che affrontiamo prima le attività più critiche. Assolutamente, John. Implementando queste strategie, sono stato in grado di superare la procrastinazione e ottenere di più. I tuoi consigli sono preziosi, Anna. Li incorporerò nella mia routine e mi impegnerò per essere più produttivo.
Sono felice di sentirlo, John. Insieme, possiamo raggiungere i nostri obiettivi e sfruttare al massimo il nostro tempo. Sicuramente, Anna. Supportiamoci a vicenda nel nostro viaggio verso la produttività e il successo. Lezione 15. Ci sono stati sviluppi in campo medico ultimamente? Anna, ci sono stati sviluppi in campo medico ultimamente? Sì, John. Ci sono stati progressi significativi in varie aree della medicina. È affascinante, Anna. Puoi darmi qualche esempio? Certo. Uno sviluppo notevole è il progresso nella medicina personalizzata e nelle terapie genetiche. La medicina personalizzata sembra promettente. Come funziona? Implica la personalizzazione dei trattamenti medici in base al corredo genetico e alle caratteristiche specifiche di un individuo. È incredibile. Potrebbe rivoluzionare il modo in cui affrontiamo l'assistenza sanitaria. Assolutamente. Ha il potenziale per migliorare i risultati del trattamento e ridurre al minimo gli effetti collaterali. E le altre aree della medicina? Qualche progresso degno di nota? Un'altra area di progresso è nel campo dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico. In che modo l'IA contribuisce alla medicina? L'intelligenza artificiale può analizzare grandi quantità di dati medici e assistere nella diagnosi, nella previsione e nella pianificazione del trattamento. Questo è impressionante. Potrebbe migliorare l'accuratezza e l'efficienza degli interventi medici. Sicuramente. L'intelligenza artificiale ha il potenziale per supportare gli operatori sanitari e migliorare l'assistenza ai pazienti. Ci sono altri sviluppi che vorresti menzionare, Anna? Un altro progresso significativo è nel campo della medicina rigenerativa e dell'ingegneria tissutale. Sembra intrigante. Come funziona? Gli scienziati stanno facendo progressi nella crescita di tessuti e organi in laboratorio per scopi di trapianto. È notevole. Potrebbe potenzialmente far fronte alla carenza di organi da donatori. Sì, offre speranza ai pazienti bisognosi di trapianti di organi, potrebbe rivoluzionare il campo. Grazie per aver condiviso questi entusiasmanti sviluppi, Anna. Il futuro della medicina sembra promettente. Benvenuto, John. È davvero un periodo emozionante, e non vedo l'ora di ulteriori progressi in campo medico. Allo stesso modo, Anna. Restiamo informati e continuiamo a conoscere queste straordinarie scoperte. Lezione 16. Ho bisogno di documenti specifici per il check-in? Anna, sto programmando un viaggio. Ho bisogno di documenti specifici per il check-in? Sì, John. Nella maggior parte dei luoghi è richiesto un documento d'identità o un passaporto valido per il check-in. Questo ha senso. Mi assicurerò di portare con me il passaporto. Buona idea, John. È sempre meglio essere preparati e avere i documenti necessari a portata di mano. Sono d'accordo, Anna. Avere una corretta identificazione è una parte essenziale del processo di viaggio. Assolutamente. Garantisce un'esperienza di check-in senza intoppi e il rispetto delle normative. Ricontrollerò la validità del mio passaporto prima del viaggio per evitare problemi. È una mossa intelligente, John. È essenziale avere un passaporto valido per entrare in un altro paese. Farò anche una fotocopia del mio passaporto, per ogni evenienza. È una buona precauzione, John. Può tornare utile in caso di situazioni impreviste. Conserverò la fotocopia in un posto separato dal mio passaporto per maggiore sicurezza.
È una decisione saggia, John. È importante tenere i nostri documenti di viaggio sicuri e protetti. Grazie per avermelo ricordato, Anna. È fondamentale avere tutti i documenti necessari per un viaggio senza problemi. Benvenuto, John. Ti auguro un viaggio fantastico e senza intoppi. Lo apprezzo, Anna. Mi assicurerò di avere tutto in ordine per un'esperienza di viaggio senza preoccupazioni. Lezione 17. Ho cercato di stabilire una routine di allenamento. Anna, sto cercando di stabilire una routine di allenamento. Qualche suggerimento su dove iniziare? Bene, John, un buon modo per iniziare è incorporare alcuni esercizi cardio nella tua routine. Sembra un piano, Anna. Che tipo di esercizi cardio mi consigliate? Suggerisco di iniziare con una corsa di 10 minuti o una camminata veloce per aumentare la frequenza cardiaca e riscaldare i muscoli. Sembra fattibile. È un ottimo modo per far fluire il sangue e prepararsi per l'allenamento. Sì, aiuta anche ad aumentare la resistenza e la resistenza complessive. Dopo la corsa, devo passare al sollevamento pesi? Sì, il sollevamento pesi è un ottimo modo per aumentare la forza e tonificare i muscoli. Come dovrei affrontare il sollevamento pesi da principiante? Inizia con pesi più leggeri e concentrati sulla forma e sulla tecnica corrette. Aumenta gradualmente il peso man mano che ti senti più a tuo agio e sicuro di te. Questo ha senso. Mi assicurerò di dare la priorità alla forma corretta per prevenire lesioni. Questo è importante, John. È meglio sollevare pesi leggeri con una forma corretta piuttosto che sollevare pesi pesanti con una forma scadente. Lo terrò a mente, Anna. La coerenza e la progressione graduale sembrano essere fondamentali. Assolutamente, John. La costanza è fondamentale per vedere i progressi e sfruttare i benefici dei tuoi allenamenti. Grazie per il consiglio, Anna. Incorporerò una corsa di 10 minuti e il sollevamento pesi nella mia routine. Benvenuto, John. Sono sicuro che godrai dei benefici di un regolare esercizio fisico e ti sentirai benissimo. Sono entusiasta di iniziare questo percorso di fitness, Anna. Aspettiamo un futuro più sano e più forte. Lezione 18. Conosci qualche buon hotel lì? Anna, sto programmando un viaggio a Londra. Conosci qualche buon hotel lì? Sì, John. Consiglio il Hilton vicino al centro della città. Sembra una posizione comoda, Anna. Cosa la rende una buona scelta? L'Hilton è noto per le sue camere confortevoli, il servizio eccellente e i comodi servizi. È esattamente quello che sto cercando. Voglio un soggiorno confortevole e piacevole. L'Hilton offre anche una varietà di punti ristoro e dispone di un centro fitness e spa. È bello sentirlo. È sempre bello avere servizi disponibili all'interno dell'hotel. Assolutamente, John. Aumenta la comodità generale e migliora l'esperienza degli ospiti. L'Hilton si trova vicino alle attrazioni più famose di Londra? Sì, è situato vicino a molti monumenti e attrazioni famosi, il che lo rende una base comoda per esplorare la città. Questo è perfetto. Voglio sfruttare al massimo il mio tempo a Londra e visitare quanti più posti possibile. Soggiornare all'Hilton ti renderà sicuramente più facile spostarti ed esplorare, John. Grazie per la raccomandazione, Anna. Cercherò di prenotare una camera al Hilton per il mio viaggio. Benvenuto, John.
Sono sicuro che trascorrerai un soggiorno meraviglioso, e ti godrai il tuo tempo a Londra. Apprezzo il tuo aiuto, Anna. Non vedo l'ora di trascorrere un fantastico viaggio e un soggiorno confortevole al Hilton. Lezione 19. Hai soggiornato in un hotel o hai affittato un alloggio? Anna, recentemente sono andata in vacanza. Hai soggiornato in un hotel o hai affittato un alloggio? Questa volta era un po' diverso, John. Ho deciso di affittare un alloggio invece di stare in un hotel. Interessante, Anna. Cosa ti ha fatto scegliere invece un noleggio? Affittare un alloggio mi ha dato un'atmosfera più familiare, e la libertà di cucinare i miei pasti. Posso immaginare quanto possa essere allettante, Anna. Offre un'esperienza diversa dal pernottamento in hotel. Sì, mi ha permesso di immergermi nella cultura locale, e sentirmi un residente locale temporaneo. Hai trovato il processo di affitto di un alloggio facile e conveniente? Assolutamente, John. Esistono molte piattaforme online che semplificano la ricerca e la prenotazione di immobili in affitto. È bello saperlo. Sembra un'opzione praticabile per viaggi futuri. Sicuramente lo è, John. Può anche essere più conveniente, soprattutto per soggiorni più lunghi o quando si viaggia in gruppo. Hai avuto problemi o inconvenienti con l'alloggio in affitto? Una sfida era garantire che la proprietà in affitto soddisfacesse le mie aspettative, e corrispondesse alla descrizione fornita. Questo è comprensibile. È importante fare ricerche approfondite e leggere le recensioni prima di effettuare una prenotazione. Esattamente, John. È utile avere una chiara comprensione di cosa aspettarsi ed evitare sorprese. Prenderò in considerazione l'idea di affittare un alloggio per il mio prossimo viaggio, Anna. Sembra una mossa intelligente. Sono felice di sentirlo, John. Sono sicuro che apprezzerai la diversa esperienza che offre. Grazie per aver condiviso la tua esperienza, Anna. È sempre utile esplorare diverse opzioni di alloggio. Benvenuto, John. Spero che trascorrerai dei momenti fantastici durante la tua prossima vacanza, sia che tu scelga un hotel o un alloggio in affitto. Lo apprezzo, Anna. Terrò aperte le mie opzioni e farò la scelta migliore per i miei piani di viaggio. Lezione 20. Qualche piano o progetto entusiasmante? Anna, come stai ultimamente? Qualche piano o progetto entusiasmante? Non molto, John. Non ho fatto altro che rilassarmi e godermi un po' di tempo libero. Sembra carino, Anna. È importante fare una pausa e ricaricarsi a volte. Assolutamente, John. Aiuta a mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata, e a prevenire il burnout. Sono completamente d'accordo. A volte, un po' di relax può fare molto. Sicuramente. Ci permette di ringiovanire e tornare riposati e più produttivi. A proposito, dovremmo rivederci presto. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo parlato. Hai ragione, John. Mi mancano le nostre conversazioni. Troviamo un orario che funzioni per entrambi. Sembra un piano, Anna. Ti contatterò presto per fissare una sessione di recupero. Sarebbe fantastico, John. Non vedo l'ora di conoscere le tue esperienze e i tuoi aggiornamenti recenti. Allo stesso modo, Anna. Sarà bello condividere e riconnettersi. Abbi cura di te e ci sentiamo presto. Anche tu, John. Abbi cura di te e stai bene. Attendo con ansia la nostra conversazione.
Lezione 21. Hai mai eseguito o esposto i tuoi lavori? Anna, ho visto alcune delle tue opere recenti online. Ottime scelte. Hai mai eseguito o esposto i tuoi lavori? Grazie, John. Sì, ho avuto l'opportunità di esporre i miei lavori in alcune gallerie locali. Fantastico, Anna. Esporre i propri lavori deve essere un'esperienza gratificante. Sicuramente lo è, John. È un'occasione per mostrare la mia arte e ricevere feedback dagli altri. Hai mai eseguito le tue opere d'arte in eventi o spettacoli dal vivo? Sì, ho partecipato ad alcune fiere d'arte ed eventi di pittura dal vivo in cui creo arte davanti a un pubblico. Sembra eccitante, Anna. Eseguire la propria arte deve aggiungere una dinamica unica al processo creativo. Assolutamente, John. Mi permette di interagire con gli spettatori e condividere il viaggio artistico in tempo reale. Avete in programma mostre o spettacoli imminenti? Non al momento, John. Mi sono concentrato maggiormente sulla creazione di nuovi pezzi e sull'esplorazione di tecniche diverse. Sembra un ottimo approccio, Anna. È importante dedicare tempo all'esplorazione artistica. Sono d'accordo, John. Mantiene fresco il processo creativo e consente la crescita personale come artista. Non vedo l'ora di vedere altre tue opere d'arte e magari di partecipare a una delle tue future mostre o performance. Grazie, John. Ti terrò sicuramente aggiornato su eventuali eventi o spettacoli imminenti. Sarebbe fantastico, Anna. Continuate così e continuerò a sostenere il vostro percorso artistico. Apprezzo il tuo supporto, John. Significa molto per me. Grazie. Prego, Anna. È un piacere per me. Continua a creare e ispirare gli altri con il tuo talento. Lezione 22. Possiamo concentrarci sulla pianificazione delle attività. Anna, abbiamo finalizzato l'organizzazione del viaggio. I voli e gli alloggi sono ordinati. Ora possiamo concentrarci sulla pianificazione delle attività. Fantastico, John. Avere la logistica a posto semplifica la pianificazione del nostro itinerario. Esattamente, Anna. Dovremmo sfruttare al massimo il nostro viaggio ed esplorare le migliori attrazioni. Ci sono attività o luoghi specifici che ti interessa visitare? Mi piace esplorare la cultura locale, provare la cucina tradizionale e visitare monumenti storici. Sembra fantastico, John. Nei nostri piani possiamo includere visite a musei, mercati locali e monumenti iconici. Ho anche sentito parlare di alcuni bellissimi sentieri escursionistici e punti panoramici nelle vicinanze. Sarebbe bello trascorrere un po' di tempo nella natura. Assolutamente, John. L'aggiunta di attività all'aperto e passeggiate nella natura porterà un buon equilibrio al nostro itinerario. Hai qualche consiglio su luoghi o attività imperdibili nella zona? Suggerisco di visitare il centro di informazioni turistiche locale per consigli personalizzati in base ai nostri interessi. Avranno i migliori suggerimenti. Buona idea, Anna. Avranno informazioni aggiornate su eventi e attrazioni. Dovremmo anche essere flessibili con i nostri piani, lasciando spazio a scoperte spontanee e raccomandazioni locali. Sono completamente d'accordo, Anna. È sempre emozionante imbattersi in gemme nascoste ed esperienze inaspettate. Assicuriamoci di lasciare un po' di tempo libero nel nostro programma per avventure non pianificate. Assolutamente, Anna.
In questo modo, possiamo seguire il flusso e abbracciare appieno lo spirito del nostro viaggio. Non vedo davvero l'ora di esplorare e creare ricordi indimenticabili insieme, John. Anch'io, Anna. Sarà un viaggio fantastico pieno di nuove esperienze e avventure condivise. Sfruttiamola al meglio, John. Non vedo l'ora di intraprendere questa avventura di viaggio con te. Allo stesso modo, Anna. Sarà un viaggio incredibile. Preparati per momenti indimenticabili. Lezione 23. Ho capito che ho bisogno di vestiti nuovi. Anna, ho capito che ho bisogno di vestiti nuovi. Andiamo a fare shopping. Certo, John. Che tipo di vestiti stai cercando? Ho bisogno di abiti casual e comodi da indossare tutti i giorni. Ottimo. Hai in mente colori o stili specifici? Preferisco i colori neutri come il nero, il grigio e il blu scuro. Per quanto riguarda gli stili, mi piace un mix di classico e moderno. È un buon punto di partenza, John. Possiamo cercare pezzi versatili che possano essere facilmente mescolati e abbinati. Assolutamente, Anna. Voglio costruire un guardaroba che sia allo stesso tempo elegante e funzionale. Possiamo iniziare dando un'occhiata ad alcuni famosi negozi di abbigliamento della zona. Sembra un piano, Anna. Sono aperto a esplorare diversi negozi e provare stili diversi. È sempre una buona idea provare i vestiti prima di effettuare un acquisto. Aiuta a garantire una vestibilità adeguata. Sono d'accordo, Anna. La vestibilità è importante sia per il comfort che per lo stile. Possiamo anche tenere d'occhio eventuali vendite o sconti in corso per sfruttare al meglio il nostro viaggio di shopping. È un approccio intelligente, Anna. Ci aiuterà a sfruttare al meglio il nostro budget. Non dimenticare di considerare anche le condizioni meteorologiche e le opzioni di abbigliamento stagionali. Hai ragione, Anna. È importante scegliere abiti adatti alla stagione in corso. Facciamo un elenco degli articoli essenziali di cui hai bisogno e diamo la priorità a quelli durante i nostri acquisti sfrenati. Buona idea, Anna. Ci manterrà concentrati e organizzati. Non vedo l'ora di aiutarti a trovare delle nuove fantastiche aggiunte al tuo guardaroba, John. Grazie, Anna. La tua assistenza e il tuo senso della moda saranno molto apprezzati. È un piacere, John. Facciamo di questo shopping un viaggio divertente e di successo. Assolutamente, Anna. Sono entusiasta di rinnovare il mio guardaroba con il tuo aiuto. Cominciamo. Lezione 24. Ho appena iniziato un nuovo lavoro e ho bisogno di abiti professionali. Anna, ho delle notizie interessanti. Ho appena iniziato un nuovo lavoro e ho bisogno di abiti professionali. Congratulazioni, John. Ottime notizie. Vestirsi professionalmente è importante per fare bella figura. Grazie, Anna. Voglio assicurarmi di avere l'abbigliamento giusto per il posto di lavoro. Sicuramente. Hai verificato se esiste un codice di abbigliamento o requisiti specifici? Sì, l'azienda ha menzionato un codice di abbigliamento casual da lavoro. Quindi, avrò bisogno di un mix di abiti formali e semiformali. È un buon punto di partenza, John. Possiamo cercare capi versatili, e che possano essere indossati in diverse combinazioni. Sono d'accordo, Anna. Voglio avere alcuni pezzi chiave da poter mescolare e abbinare per creare abiti diversi. Che ne dici di iniziare cercando un paio di camicie eleganti e qualche paio di pantaloni? Sembra un piano, Anna. Posso indossare le camicie eleganti con cravatte diverse o sovrapporle a maglioni o blazer.
Perfetto. Possiamo anche cercare un paio di scarpe comode e adatte al posto di lavoro. Sì, un buon paio di scarpe è essenziale per un look professionale e per essere comodi tutto il giorno. Non dimenticare di prendere in considerazione accessori come cinture e un classico orologio da polso per completare l'ensemble professionale. Hai ragione, Anna. Quei piccoli dettagli possono fare una grande differenza nel completare il look generale. Inoltre, teniamo d'occhio eventuali vendite o sconti in corso per sfruttare al meglio il nostro viaggio di shopping. È un'idea intelligente, Anna. Mi aiuterà a costruire un guardaroba professionale senza spendere una fortuna. Sono felice di aiutarti a trovare l'abbigliamento professionale perfetto, John. Sarai intelligente e sicura di te nel tuo nuovo lavoro. Grazie, Anna. La tua guida e la tua esperienza nel campo della moda sono molto apprezzate. È un piacere, John. Facciamo in modo che questo giro di shopping sia un successo. Ecco il tuo nuovo lavoro e un guardaroba alla moda. Congratulazioni, Anna. Sono grato di averti come partner commerciale. Facciamo in modo che accada. Lezione 25. Stavo pensando alla nostra prossima vacanza. Anna, stavo pensando alla nostra prossima vacanza. La Thailandia è conosciuta per le sue bellissime spiagge, mentre il Giappone è famoso per la sua ricca storia. Entrambe le destinazioni sembrano fantastiche, John. Possiamo scegliere tra rilassarci su spiagge meravigliose o immergerci in una cultura affascinante. È vero, Anna. La Thailandia offre paesaggi costieri mozzafiato e l'opportunità di rilassarsi in riva al mare. Immagina di passeggiare lungo spiagge di sabbia bianca e di goderti acque cristalline. Sarebbe una vacanza tropicale perfetta. E il Giappone, con i suoi antichi templi, l'architettura tradizionale e le profonde radici storiche, offrirebbe un'esperienza culturale unica. Sì, John. Esplorare siti storici, come i templi di Kyoto o gli antichi castelli di Tokyo, sarebbe un'avventura arricchente. Avremmo la possibilità di assistere alle tradizionali cerimonie del tè, visitare splendidi giardini e persino vivere la vivace vita notturna. Assolutamente, John. La miscela giapponese di tradizione e modernità è davvero accattivante. D'altra parte, in Thailandia, potremmo andare da un'isola all'altra, fare snorkeling in acque limpide e gustare la deliziosa cucina thailandese. Provare prelibatezze locali come il pad thai o concederti un rilassante massaggio thailandese sarebbe incredibile. È una decisione difficile, Anna. Entrambe le destinazioni offrono esperienze e ricordi incredibili. Forse possiamo considerare il periodo dell'anno, le nostre preferenze personali e le attività che ci entusiasmano di più. È un buon approccio, Anna. Dovremmo considerare ciò che ci piace di più e che si allinea ai nostri interessi. Qualunque sia la destinazione che scegliamo, sono sicuro che vivremo un'esperienza indimenticabile insieme, John. Sono d'accordo, Anna. La cosa più importante è trascorrere del tempo di qualità insieme e creare ricordi duraturi. Prendiamoci del tempo per fare ricerche e discutere ulteriormente. Prenderemo una decisione informata e pianificheremo una vacanza incredibile. Sembra un piano, Anna. Sono entusiasta di esplorare queste opzioni e pianificare l'avventura di una vita con te. Anche io, John. Prendiamo questa decisione e iniziamo a contare i giorni che mancano al nostro prossimo fantastico viaggio. Lezione 26. Hai dipinto un quadro? Anna, hai dipinto un quadro? Ho sentito che stai esplorando il tuo lato creativo. No, John, non ho dipinto un quadro. Non sono molto artistica. Va bene, Anna.
Esistono molti altri modi per esprimere la creatività. Hai provato altre attività artistiche? Beh, mi piace scrivere e fotografare. Mi permettono di esprimermi in diversi modi. Meraviglioso, Anna. La scrittura e la fotografia sono ottimi sbocchi per la creatività e l'espressione personale. Trovo che la scrittura sia un modo terapeutico per condividere i miei pensieri e sentimenti. È incredibile come le parole possano dipingere un'immagine nella mente del lettore. Le tue capacità di scrittura devono essere impressionanti. Grazie, John. Faccio del mio meglio per trasmettere i miei pensieri e le mie emozioni attraverso le parole. E la fotografia cattura momenti e racconta storie attraverso immagini. È un mezzo potente. Sicuramente, John. Mi piace immortalare paesaggi meravigliosi e momenti sinceri con la mia macchina fotografica. Fantastico, Anna. Le tue fotografie devono rispecchiare la tua prospettiva unica. Lo spero, John. È sempre gratificante immortalare un momento speciale o evocare un'emozione attraverso una fotografia. Anche se la pittura non fa per te, è importante esplorare diverse strade creative e trovare ciò che ti colpisce. Sono d'accordo, John. Ognuno ha il suo modo unico di esprimersi artisticamente. Assolutamente, Anna. Si tratta solo di trovare gioia e appagamento nel processo creativo, indipendentemente dal mezzo. Sono felice che possiamo apprezzare e sostenere i reciproci sforzi creativi, John. Anch'io, Anna. È stimolante vedere come possiamo esprimerci in modi diversi. Continuiamo a esplorare la nostra creatività e incoraggiamoci a vicenda lungo il percorso. Sicuramente, Anna. Dobbiamo abbracciare i nostri percorsi artistici individuali e trovare realizzazione nelle nostre attività creative. Lezione 27. Sei mai stato alle Maldive? Anna, sei mai stata alle Maldive? Ho sentito che ha acque incontaminate e spiagge di sabbia bianca. No, John, non ci sono ancora stato, ma è sicuramente nella mia lista dei desideri di viaggio. Ho visto delle foto e le acque turchesi e la sabbia bianca e polverosa sono assolutamente sbalorditive. Sembra un paradiso tropicale, John. Posso immaginare quanto debba essere rilassante e bello. Sì, Anna. Le Maldive sono famose per le loro bellezze naturali mozzafiato e i resort di lusso. Ho sentito che anche il mondo sottomarino è incredibile, con vivaci barriere coralline e una vita marina diversificata. Esatto, Anna. Lo snorkeling o le immersioni alle Maldive sarebbero un sogno diventato realtà per gli amanti della natura. E immagina di rilassarti sulla spiaggia, sentire la sabbia soffice tra le dita dei piedi e prendere il sole. È una destinazione perfetta per rilassarsi e godersi la serenità della natura, lontano dal trambusto. Posso già immaginarmi mentre sorseggio una bevanda rinfrescante, mentre ammiro i panorami pittoreschi. E fare piacevoli passeggiate lungo la battigia, ascoltando il dolce suono delle onde. Dovremmo assolutamente pianificare un viaggio lì un giorno, John. Sarebbe un'esperienza indimenticabile. Sono d'accordo, Anna. Impegniamoci a visitare le Maldive e creare ricordi in quel paradiso tropicale. Non vedo l'ora che arrivi quel giorno, John. Sarà una vacanza da sogno per entrambi. Assolutamente, Anna. Eccoci alla futura avventura alla scoperta delle acque incontaminate e delle spiagge di sabbia bianca delle Maldive. Lezione 28. Gestire lo stress può essere una lotta per molti di noi. Anna, gestire lo stress può essere difficile per molti di noi. Cosa hai fatto per gestirlo?
Beh, John, ho provato diverse cose. Una cosa che mi aiuta è praticare la consapevolezza e la meditazione. Ottimo, Anna. Prendersi del tempo per essere presenti e concentrarsi sul momento presente può sicuramente ridurre lo stress. Sì, mi permette di calmare la mente e trovare un po' di calma interiore in mezzo al caos. Sto provando esercizi di respirazione profonda quando mi sento sopraffatto. Mi aiuta a rilassarmi e a ritrovare la lucidità. La respirazione profonda è una tecnica semplice ma efficace, John. È incredibile come qualcosa di così semplice possa avere un impatto positivo. Assolutamente, Anna. Un'altra cosa che ho fatto è fare esercizio fisico regolare, come andare a correre o fare yoga. L'esercizio fisico è un ottimo modo per allentare la tensione e aumentare le endorfine, quegli ormoni del benessere. Davvero, Anna. Sento un senso di realizzazione e un'ondata di positività dopo un buon allenamento. Mi sono anche sforzato di dare priorità alla cura di sé e al relax. Prendermi del tempo per me stesso e fare cose che mi piacciono mi aiuta a ricaricarmi. Questo è importante, Anna. Dobbiamo prenderci cura di noi stessi per gestire meglio lo stress. Sicuramente, John. E parlare con i miei cari e cercare supporto quando necessario è stato fondamentale per me. È essenziale avere un sistema di supporto, Anna. Condividere i nostri pensieri e sentimenti può offrire conforto e prospettiva. Esattamente, John. È rassicurante sapere che non siamo soli nelle nostre lotte. Siamo tutti sulla stessa barca, Anna. È incoraggiante vedere come possiamo trovare modi per gestire lo stress e prenderci cura di noi stessi. Assolutamente, John. Essendo proattivi ed esplorando diverse tecniche, possiamo sviluppare strategie efficaci per la gestione dello stress. Continuiamo a dare priorità al nostro benessere e a sostenerci a vicenda in questo viaggio, Anna. Non potrei essere più d'accordo, John. Dobbiamo trovare l'equilibrio e gestire lo stress in modo sano e sostenibile. Lezione 29. Non vedo l'ora che cominci la nostra vacanza. Anna, con tutti questi piani che abbiamo fatto, non vedo l'ora che cominci la nostra vacanza. Mi sento allo stesso modo, John. Sarà una vacanza emozionante e memorabile. Assolutamente, Anna. Non vedo l'ora di esplorare nuovi posti e creare ricordi meravigliosi insieme. Anche io, John. Posso già immaginare le avventure che vivremo e le esperienze che condivideremo. Sarà una pausa rinfrescante dalla nostra routine quotidiana e un'occasione per ricaricarsi. E la Sono parte migliore è che d'accordo, avremo compagnia John. l'uno dell'altro durante l'intero Allontanarci dalla viaggio. nostra vita normale e immergerci in un nuovo ambiente sarà Questo è ciò che lo rende ancora più speciale, John. Averti al mio fianco rende ogni esperienza più significativa. Allo stesso modo, Anna. Formiamo un'ottima squadra e sono grata di averti come compagno di viaggio. Grazie, John. Mi sento allo stesso modo. Insieme, renderemo questa vacanza davvero indimenticabile. Quindi facciamo il conto alla rovescia dei giorni, Anna, e prepariamoci per un'incredibile avventura. Assolutamente, John. Il tempo volerà e prima che ce ne accorgiamo, ci imbarcheremo per la nostra tanto attesa vacanza. Alla crescita dell'attesa e dell'entusiasmo, Anna. La nostra vacanza sarà fantastica. Non potrei essere più d'accordo, John. Sfruttiamola al massimo e godiamoci ogni momento. Lezione 30. Anche i prezzi erano ragionevoli? Anna, hai detto di essere andata a fare shopping prima. Anche i prezzi erano ragionevoli? Sì, John.
Sono rimasto piacevolmente sorpreso dai prezzi. Erano abbastanza ragionevoli. Buono a sapersi, Anna. È sempre bello trovare buoni affari e non spendere una fortuna. Assolutamente, John. Rende l'esperienza di acquisto ancora più piacevole quando sentiamo che stiamo ottenendo un buon rapporto qualità-prezzo. Sono d'accordo, Anna. È importante trovare un equilibrio tra qualità e convenienza. E devo dire che le vendite e gli sconti hanno sicuramente contribuito a ottenere ottimi affari. Questo è un vantaggio, Anna. Approfittare delle vendite e degli sconti può farci risparmiare qualche soldo extra. Mi sono assicurato di confrontare i prezzi e cercare le migliori offerte prima di effettuare qualsiasi acquisto. Mossa intelligente, Anna. È sempre consigliabile fare qualche ricerca e cercare i prezzi migliori. Sì, John. Volevo assicurarmi di ottenere un prezzo equo per gli articoli che volevo acquistare. Sembra che tu abbia avuto successo, Anna. Trovare prezzi ragionevoli e buoni affari è una situazione vantaggiosa per tutti. Sono felice di aver trovato ciò di cui avevo bisogno senza spendere troppo, John. È una sensazione soddisfacente, Anna. Possiamo goderci i nostri acquisti sapendo di aver fatto scelte intelligenti. Sicuramente, John. Si tratta solo di essere un cliente esperto e prendere decisioni informate. Ben fatto, Anna. Il tuo viaggio di shopping sembra essere stato fruttuoso in più di un modo. Grazie, John. Sono contenta di come è andata a finire. È stata un'esperienza di acquisto di successo e conveniente. Fantastico, Anna. Cerchiamo di trovare prezzi ragionevoli e offerte vantaggiose ogni volta che andiamo a fare shopping.